Ma oggi parleremo, e sono simboliche un po' le due foto che abbiamo scelto, delle luci e ombre di questo inizio di inverno delle discipline degli sport invernali. Avremo da questa settimana i candidati anche per l'atleta della settimana. Questa puntata si chiama Luci e Ombre. Sì, esatto. Io, dopo la parte del Grand Prix, cui ho assistito venerdì, e poi c'è stato anche sabato, che forse è stato peggio di venerdì, ma non lo so, avevo bisogno della luce. E la luce l'ho avuta la mattina del giorno dopo con lo spettacolo di Anillo Azzurro. Ecco, Quindi ecco. entra anche lui nelle candidature. Ma allora, Perché scusa, te lo sei dimenticato? quest'uomo che cosa fa? Riempie un'arena da 14.000 posti in uno spettacolo nel corso del quale pattina da solo per oltre 2 ore. Se conti l'intervallo ci avviciniamo alle 3 ore. E la finale del Grand Prix si disputa in un palazzo del ghiaccio che arriva a 4.400 posti, esagerando, neanche pieno. Lui 14.000 posti tutti occupati e assegnati tramite lotteria, perché le richieste saranno state, non lo so, 30.000, 40.000, 50.000. Al contempo, tramite le TV a pagamento, altri possono vedere questo evento, 400.000 persone sintonizzate in Cina, e non abbiamo ancora il numero di quelli che nel resto del mondo hanno sottoscritto l'abbonamento on demand per assistere a questo spettacolo. Perché la luce? Perché dopo le tensioni, gli stress, la rabbia, per aver visto delle gare giudicate in qualche modo, hai potuto apprezzare un pattinaggio diverso, un pattinaggio che ti apre il cuore, un uomo che ti racconta una storia mentre è sul ghiaccio. La sua aura basta per catalizzare l'attenzione. Ci sono stati dei momenti incredibili in questo spettacolo, che poi dimostrano anche la grande competenza del pubblico. A un certo punto, nella prima parte, risuona la prima nota di uno dei programmi corti epici di Anu, no? Quello sulla musica di Chopin. Basta una nota perché tutto il pubblico inizia già ad applaudire, perché sapeva di che cosa si trattasse. Io credo che siamo al cospetto di un paragone di questo tipo. Si gioca la finale di Champions League allo Juventus Stadium, no? 40.000 posti di capienza, una roba del genere, non pieno. In contemporanea, Barcellona, Camp Nou, la gente paga per vedere Messi palleggiare e andare in giro per il campo, e lo stadio è pieno. Cioè, questo è il paragone. Allora la domanda che bisogna porsi è la seguente: c'è un problema nel pattinaggio di figura, sì o no? Perché se pensiamo che non ci sia, e va bene quello che abbiamo visto a Grenoble, credo che questa disciplina non vada oltre 2 anni di vita. Perché io ho sentito solo polemiche, incazzature, proteste, molte delle quali condivisibili, perché qui non si capisce più niente. Cioè, noi non sappiamo più che cosa dire agli atleti. Cioè, un atleta disputa 5 gare, la finale del Grand Prix è la quinta, per 4 gare un elemento eseguito nello stesso identico modo vale livello 4. Cioè, se l'atleta non sa più che cosa valga una trottola, perché a seconda di dove va trova un pannello che giudica diversamente, lo sport è morto. Morto e sepolto. Allora, il problema è serio. Parte da qui e arriva alle rotazioni dei salti. Cioè, non è possibile che in una gara tutti i salti sottorotati siano buoni, in quella dopo siano tutti chiamati sottorotati o degradati. Ma ragazzi, cioè, non è più possibile. Cioè, in uno sport olimpico sul quale ci sono investimenti importanti di genitori, società, federazioni, e non è possibile che ci sia discrezionalità. Ma stiamo scherzando? Un salto o è sottorotato o non è sottorotato, ma in tutte le gare va giudicato nello stesso modo. E allora, basta esseri umani nel pannello tecnico. Io non li voglio più vedere. Pannello tecnico è una cosa, poi ce n'è anche per i giudici. Non voglio più vedere un essere umano nel pannello tecnico, perché quello che per me è sottovalutato, per te è buono, per un altro è degradato. E allora chi ha ragione? Idem per i livelli delle trottole, per le chiamate sulle sequenze di passi.
Abbiamo la tecnologia, siamo nel 2024. I soldi che risparmi per i rimborsi spese di questa gente che va in giro a giudicare le gare, li investi nella tecnologia. Anio Yuzuru ha preparato una tesi universitaria su questo tema. Nessuno nell'ISU l'ha presa in considerazione. Peraltro non prende in considerazione chi ha fatto la storia, chi ha cambiato il pattinaggio, chi ha portato il pattinaggio su un altro livello. Finale del Gran Premio di Torino con Anio Yuzuru presente. C'erano le file di 700 metri fuori dal Palavela di Torino. Passano 2 anni, non c'è Anio Yuzuru alla finale del Grand Prix, sempre a Torino. Ti prendono per portarti dentro perché non c'è nessuno. Non so se mi spiego, sintonizzatevi su questa cosa, anche se per alcuni, anche in Italia, è difficile da capire, perché poi abbiamo gli italiani che hanno anche dei ruoli, no? Purtroppo. Perché quelli che li dovrebbero avere non li hanno, quelli che non li dovrebbero avere li hanno, ma poi c'è un bel discorso lungo, no? Nepotismo, cose di questo tipo, ma andiamo oltre. E allora qui bisogna intervenire, perché non se ne viene più fuori. Io l'ho già detto, mettete Anio Yuzuru a capo di ISU e fate gestire a lui questa materia, ma penso che non gli interessi neanche più. Ecco. La new atleta guardava ogni gara juniores, io ne sono convinto, perché ogni tanto usciva con delle affermazioni che mi facevano capire una conoscenza incredibile di quello che era poi il pattinaggio sotto, no? L'alto livello. Penso che adesso non guardi neanche più, perché non ha senso farlo. E ripeto, lo dico con la morte nel cuore, bisogna intervenire, perché purtroppo si è persa la credibilità. Può essere colpa di tutti, può essere colpa di nessuno, ma così non si può andare avanti. La gente da casa che cosa vede? Io guardavo il programma libero maschile con mia mamma. Malin finisce il suo programma libero. In video compare 121 come punteggio tecnico. Una roba folle. Dico a mia mamma, guarda che questo, se porta a casa 100, può accendere un cielo alla Madonna. È arrivato a 100, qualcosa. Cioè 20 punti di detrazione. Ma chi guarda la gara da casa, che cosa capisce? Che cosa può pensare? È chiaro che il fan di Malini si lamenterà dicendo ci hanno dato addosso perché non piace il nostro pattinaggio atletico. E gli altri diranno hanno fatto bene Giudice e Pannello perché non è pattinaggio, è un'altra roba. Si è perso totalmente quello che è l'equilibrio della disciplina. E se non lo si ritrova, la gente scapperà. Questo è il motivo per cui gli spettacoli di Anu hanno il tutto esaurito, costantemente, e muovono, alla fine tra una cosa e l'altra, 1 milione di persone. Inutile che tra i cinema che vengono riempiti in più paesi, le sottoscrizioni per vedere l'evento pagando e anche lautamente, quello che la Cina mette a disposizione con la sua pay-per-view. Qui ci sono dei numeri incredibili per uno che pattina da solo. E a una finale del Grand Prix facciamo fatica a riempire un pattinaggio del ghiaccio, un palazzo del ghiaccio pure bruttino da 4.500 posti. Ma se non ci rendiamo conto di questo non riusciamo più. Dopodiché la questione Malinin, dicevo, ha fatto qualcosa di incredibile. Io mi aspettavo che lo facesse, ma non pensavo che lo facesse alla finale del Grand Prix. Pensavo che prendesse un'altra gara, un challenger, quelle gare lì. Va bene, tanto di cappello a lui, Cioè io ho veramente grande stima per il coraggio che ha avuto, perché devi avere degli attributi enormi. Però che roba è quella lì? Rincorse e quadrupli, ci mancherebbe, grandissimo atleta, ma il pattinaggio è altro, è arte, è veicolare un messaggio, creare empatia con il pubblico, quello che Anu faceva anche da atleta, e come lui altri, che adesso magari non ci sono più, no? Malinin ci prova nel suo programma corto. Io il programma corto di Malinin lo ritengo meglio rispetto al libero. Ci sono dei passaggi di transizione, c'è una bella luna prima del triplo axel, si vede che c'è la volontà di fare qualcosa in più. Però questo sistema di punteggio malato, che non è mai stato poi curato, perché le malattie si curano e qui non c'è stata la capacità di capirlo, ha portato a vedere queste cose. Quindi Malinin, che è un atleta incredibile, riesce a completare tutti quei salti in un modo o nell'altro, magari manca un quarto, manca mezzo, però vabbè, sta in piedi. Altri si sfarcellano al suolo. E qual è la bellezza del pattinaggio? Cioè è diventata una gara di salto, fondamentalmente. E che mi può andare anche bene, però allora devi pagare quelli che magari portano in pista dell'arte, una qualità di pattinaggio, del bolleggio, aggiungono una proprietà dei movimenti della parte del corpo, il body movement di un certo livello, sanno stare sulla nota, li premi allo stesso modo del punteggio tecnico. Invece no, cosa hanno fatto i geni? Hanno legalizzato il backflip, no? Il salto mortale all'indietro, elementi anche pericolosi che non aggiungono niente, trasformando ancora di più questa disciplina nel pattinaggio acrobatico. Ma la gente non vuole questo, non sono io a non volerlo, è la gente che non lo vuole.
bisogna trovare un compromesso. Quindi parti da questo presupposto. Tante situazioni vengono giudicate male e non se ne esce più. E quindi è normale che la gente guardi Agnew. La nomination per Agnew è automatica, perché se da solo muove più interesse rispetto a una finale del Grand Prix, evidentemente il pattinaggio di figura è un problema. Io l'ho capito, lo dico da anni, ma non lo devo capire io, lo devono capire gli addetti ai lavori. Quelli che decidono, e la prima cosa da fare è eliminare la discrezionalità nelle chiamate degli elementi, e questo lo può fare l'intelligenza artificiale, si chiama così, la macchina, va bene, studiatevi un software, qualunque cosa, basta avere le 3 persone più un'altra in pannello, cioè, basta, via, tutti a casa. Risparmiamo tutti quei rimborsi spese, mettiamoli assieme per tutte le gare di più stagioni. Alla fine si può creare un software a prova di bomba che si occupi delle chiamate di ogni cosa. Dopodiché i giudici, no? Valuteranno altro. Artificiale. Ma è ovvio, perché così non si può andare avanti, mi dispiace. Lo dico con la morte nel cuore, ma la finale del Gran Premio di pattinaggio di figura non è stato un bello spettacolo. Poi alcuni atleti eccellenti hanno vinto, tanto di cappello loro. La mia non è una critica agli atleti. L'atleta si adegua al regolamento, fa quello che il regolamento gli impone per vincere. Poi in alcuni casi vediamo delle storture, cioè atleti che fanno quello che impone il regolamento e vengono massacrati e non si capisce perché. Quindi meno politica, più arte, più amore per il pattinaggio e non per l'acrobazia a tutti i costi. Perché poi quando qualcuno si farà veramente male, chi si prenderà la responsabilità? Al momento non si è fatto male nessuno, ma la gente si allontana dallo sport e questo non è positivo. L'aver visto lo spettacolo di Agnew che ho rivisto oggi in tranquillità ti rilassa, cioè ti apre nuovi orizzonti, cioè, uno spettacolo per certi versi anche triste, che è un'introspezione di un essere umano che riflette sul significato della vita, sul suo ruolo nel mondo, eccetera, no? Però ti racconta una storia, ti coinvolge, ci sono dei momenti che sono toccanti. Pattinaggio deve essere emozione anche, e io trovo che le emozioni siano sempre meno. E lo dobbiamo capire tutti insieme. Adesso non è che Ambesi è brutto e cattivo, che ce l'ha con gli atleti. Io non ce l'ho con gli atleti. Tu sai quanti ne difendo, per quanti mi adopero, eccetera, no? Non è quello il problema, è che purtroppo abbiamo perso il controllo del regolamento da anni. Io Zuro l'aveva capito per primo, io gliel'ho sempre riconosciuto, cioè lui ha pattinato a livello agonistico negli ultimi anni della carriera con la morte nel cuore. È inutile. Cioè per lui il salto era arte, era qualcosa inserito in un contesto, con un elemento di transizione prima, la battuta musicale presa, un elemento di uscita, c'era un flow continuo, ma perché doveva essere parte di un'opera artistica, no? E adesso è un'altra storia, cioè anche nella finale del Grand Prix c'è gente che è arrivata magari ci è arrivata per la porta secondaria, con grandi qualità di saltatore, ma che poi c'è poco altro. E cadi 2 volte, il programma sa di poco, no? Ragazzi, cioè, io ho rispetto per i ragazzi e per gli allenatori, lei non possono fare altro con questo sistema di punteggio. Che devono fare? Cioè, le medaglie le vinci così, ma è sbagliato che le medaglie si vincano solo così. Non c'è più equilibrio, Dario. Cioè, io voglio dire, sono cresciuto in un palazzo del ghiaccio, avevo 4 anni, ero al palazzo del ghiaccio. Io quando dico queste cose le dico con sofferenza, però credo che sia arrivato il momento di cambiare tante teste. Cioè, largo ai giovani, largo nuove idee, e nuove idee non sono la gara di salti, perché chi paga per andare alla gara di salti? Non lo so, ditemi voi. Sembra più ginnastica artistica. Tra l'altro mi viene in mente quell'altro spettacolo che aveva fatto con Uchimura, ma lì proprio esaltando l'arte in tutti e 2 i contesti, no? Ragazzi, ma ti rendi conto cosa voglia dire Uchimura al cavallo, Agnew sul ghiaccio? Ma non lo so, cioè siamo oltre l'immaginabile. Cioè, l'essenza dell'arte in 2 sport che purtroppo pagano gli stessi problemi, perché tu poi la ginnastica la segui, potremmo disquisire tanto anche su quello. Assolutamente, anche lì c'è un po' questo discorso, sì, hai ragione. Allora,
Atleta della settimana. Non posso tradire Therese Johaug. E quindi sto con lei pur avendo una stima ammirazione enorme per Elvira, le donne. Uomini? E per gli uomini il campo direbbe Francesco Friedrich per come ha vinto. Il cuore mi dice a New Zuro per quello che riesce a fare da solo. Quindi per me, anche se lui adesso si definisce atleta che si è dato al professionismo, quello che ha fatto a Saitama a distanza di 48 ore, 2 spettacoli tutto esaurito, eccetera, ha dell'incredibile. Va bene, allora Anche perché, fammi fare la vai, domanda ufficiale. Allora, tu hai detto che non potevi tradire Johaug, ma tra Johaug e Aniu, chi scegli? L'atleta settimana? no, non c'è dubbio. Conta il messaggio che tu veicoli. Quello di yoga è importante, eh? Se sei una fuoriclasse, non c'è età che conta. Una fuoriclasse fuori dal tempo, dai, oltre l'età. Però il messaggio di Agnew è più importante ancora, e cioè può esserci ancora vita con il pattinaggio, non ci dobbiamo arrendere. E anche se alcuni paesi che rappresentano il cancro del pattinaggio, uno in particolare, spingono in un'altra direzione, non ci dobbiamo arrendere. Dai, Quindi sto con Agnew, anche se no- non ha vinto gare. e non le vincerà mai più. Comunque, Potrebbe dai, anche vincere con la preparazione giusta. grazie davvero tanto per averci seguito così in tanti fino in fondo. Ciao, da Dario Pupo. Massimiliano Ambesi.